Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, nel video di oggi ho concentrato tantissime cose, tra cui anche un argomento di cui volevo parlarvi nell'altro video che per motivi di tempo non ce l'ho fatta, quindi l'ho praticamente inserito in questo video. Quindi parleremo di reddito alimentare. Che cos'è questo reddito alimentare? Tanto discorso che era uscito un po' di tempo fa e aveva fatto un grandissimo scalpore. Poi parleremo anche di assegno unico, per assegno unico per i figli, per le domande presentate in ritardo, perché lo so, perché me l'avete scritto, che mi avete detto, ho presentato la domanda in ritardo, come facciamo adesso? È un gran casino. È ancora possibile richiedere gli arretrati? E poi il fantomatico, non fantomatico, non è tanto fantomatico, il bonus anziani 850 euro. Vediamo un piccolissimo riassunto dei requisiti e come fare domanda. Ma prima di proseguire nel video vi ricordo che su questo collegamento qui che vedete in sovraimpressione ho racchiuso tutti i collegamenti che avevo, quindi voi potete collegarvi a questo collegamento qui, oppure se vi viene più comodo andare qui sotto in descrizione video, lo trovate per primo. E da lì si parte, perché da lì si può prendere un appuntamento con me, ricevere delle cartoline, diventare super iscritti al mio canale di YouTube, ricevere una PEC gratuita, insomma tantissime cose, tutte racchiuse dentro quel collegamento. Quindi andate a farci un giro, andate a vedere quel collegamento, quel sito internet, perché secondo me ci trovate tante cose interessanti. Detto questo, torniamo a noi, quindi ripartiamo dall'inizio e vediamo un po' questo reddito alimentare. Oggi vediamo che cosa sono i pacchi alimentari, che non sono i pacchi quelli del programma televisivo, ma sono un'altra cosa, sono i pacchi alimentari fatti con il cibo invenduto dei negozi che saranno donati alle persone che vivono in una condizione di povertà assoluta. E quindi che cosa si intende per povertà assoluta? Cerchiamo di capire questa parola, povertà assoluta. Di solito si parla di povertà assoluta quando le risorse finanziarie, cioè i soldi, per capirci, a disposizione di una persona non sono sufficienti per poter acquistare dei prodotti di prima necessità o addirittura dei servizi essenziali. Attenzione che per beni di prima necessità si intende di solito, come io ve lo ripeto così come ve l'hanno insegnato a scuola, no? Si intende il pane, la pasta, il mangiare comunque in generale, le medicine, alcuni tipi di indumenti e altre cosine, ecco. Quindi non sono considerati beni di prima necessità il parrucchiere, andare a farsi le unghie, andare in vacanza, tutte queste cose qua non sono considerate beni di prima necessità. E soprattutto, mi raccomando, quando mi commentate, non fatemi domande di questo genere, come succedeva tipo con RDC. Una volta una signora mi dice: posso usare RDC per andare dal parrucchiere? Ecco, RDC non era, e come ADI non è un sussidio, un supporto per prime necessità. Quindi tornando a noi, in definitiva una persona vive in una condizione di povertà assoluta quando non ha abbastanza soldi per acquistare dei beni necessari per la sopravvivenza. E tra un po' anche con le pensioni arriveremo lì, tra un po'. Ecco che allora cosa è successo? Che è intervenuta la legge di bilancio del 2023 che aveva introdotto il reddito alimentare. All'epoca aveva fatto scalpore, sì, perché ci danno da mangiare le cose scadute, le cose marce dei supermercati di qua e di là. Niente di tutto questo, niente di tutto questo. E allora il governo cosa ha fatto? Visto che aveva fatto questo grande casino, questa parola reddito alimentare, l'ha cambiato, ha cambiato no, gli ha semplicemente cambiato nome, ecco, ma sempre di quello è. Comunque nel decreto, in quel decreto là, ci veniva spiegato qualcosa in più, in dettaglio, su tutti i criteri
di chi, come, quando e perché. Quello che per adesso sappiamo, e tra l'altro sono pochissime le informazioni, è che i pacchi alimentari potranno essere, dicevano all'epoca, comunque prenotati tramite un'applicazione e poi dopodiché potevano e possono essere ritirati in determinati centri di distribuzione. Mentre si parlava anche del fatto che chi non può o non poteva muoversi da casa c'era la possibilità di avere addirittura la consegna a domicilio. Allora, questo reddito alimentare è partito in alcune regioni, non in tutta Italia, non si sa perché è partito solo in determinate regioni e non dappertutto, non chiedetemelo perché non lo so e tantomeno non voglio neanche saperlo per i casini che combinano, quindi comunque per adesso non è valido in tutte le regioni. Comunque, se dovesse interessarvi, vi dico che il sito internet dove viene spiegato tutto quanto si chiama proprio Reddito Alimentare e si trova all'interno del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quindi voi fate prima, andate su Google e googlate, come si dice, no? Googlate reddito alimentare. Il primo che vi viene fuori è proprio quello. Ve lo potete leggere con calma e insomma non è che ci ho spiegato molto perché fanno tutti riferimenti a leggi, leggine e quant'altro, però in linea generale qualcosa in più si capisce. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Allora, come vi avevo già detto anche in altri video, per quanto riguarda tutte le domande inviate dopo il 28 di febbraio, e stiamo parlando di assegno unico, quindi tutte le domande che sono state inviate a partire dal 1 di marzo in avanti, il pagamento viene fatto alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ripeto, giusto così. Il pagamento viene fatto alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. E allora dice perché allora bisogna rinnovare l'ISEE? Il perché della necessità di rinnovare l'ISEE è presto detto. L'assegno unico prevede un pagamento con diversi importi che aumentano o diminuiscono a seconda della fascia economica che viene stabilita dall'ISEE. Quindi, per capirci, facciamo un esempio, se hai un ISEE che va da 0 a 100, ti spetta X, oppure hai un ISEE che va da 101 a 200, ti spezza Y e via discorrendo. Questo assegno, che sapete l'hanno sganciato dalla dichiarazione dei redditi e bla bla, spetta comunque a tutti, ovviamente per coloro che hanno dei figli, cioè, capiamoci, in questo senso. Ma se la famiglia non calcola il proprio ISEE, ed è qui che si capisce perché bisognava presentarlo entro il 28 di febbraio, avrà diritto al valore minimo dell'assegno. Ora vi do due consigli che io trovo molto interessanti dal sito internet cafacli.it, che poi eventualmente, se mi ricordo, vi lascio il collegamento qui sotto nella scheda video. E in ogni caso, se non siete riusciti a fare in tempo entro la fine del mese di febbraio, resta comunque valida la possibilità di calcolare l'ISEE entro il 30 di giugno, quindi ricordatevi questa data, 30 di giugno, e quindi solo a quel punto si potranno ricevere gli arretrati parametrati sulla base dell'indicatore economico. Quindi mi raccomando, 30 giugno, perché se poi infine si presenta l'ISEE dopo il 30 di giugno, si riceverà l'assegno reale solo a decorrere dal mese in cui è stato presentato l'ISEE, quindi senza la possibilità di ricevere le quote eccedenti dei mesi arretrati. Attenzione, attenzione. Detto questo, in questi giorni sto già praticamente ricevendo tantissimi messaggi da parte vostra dove mi state scrivendo che iniziate praticamente a vedere muoversi qualcosa, cioè nel senso che INPS sta iniziando a sbloccare i pagamenti dell'assegno unico, compresi gli arretrati, quindi qualcosina si sta muovendo. Quindi
Come sempre, se vedete delle date, commentate qui sotto a questo video e fatemi sapere quale data di pagamento vi è stata assegnata. Adesso vediamo l'ultimo argomento di oggi, il bonus 850 euro. Molto velocemente perché siamo di nuovo arrivati a più di 10 minuti di video e non voglio farlo diventare troppo lungo. Quindi dovete sapere che è partito in via del tutto sperimentale per un periodo breve che va dal 1 di gennaio 2025 al 31 dicembre di 2026 una nuova forma di aiuto per le persone anziane che hanno più di 80 anni e non sono autosufficienti, quindi non autosufficienti. In pratica si tratta di una quota di 850 euro mensili che si possono sommare all'indennità di accompagnamento. Poi comunque dopo nel video faremo anche un paio di calcoli per capire esattamente di quanti soldi stiamo parlando. Dovete sapere che questo contributo non si può spendere per comprarsi quello che si vuole, quindi come ho detto prima non si può usare per andare dal parrucchiere, dal barbiere, da quello che ti fa le unghie, da quello della pedicure e quant'altro. No, serve solo da usare per pagare i servizi di cura e assistenza e per il pagamento dei collaboratori domestici, perché è stato pensato per aiutare solo quelle persone che si trovano in particolari difficoltà economiche e di salute e, come detto prima, potranno beneficiarne solo le persone anziane non autosufficienti che hanno un'età di almeno 80 anni. Ma ora vediamo due requisiti. Il primo è il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, che non deve essere superiore a 6.000 euro. Il secondo è che bisogna essere già titolari dell'indennità di accompagnamento o averne i requisiti per poterla richiedere, come invalidità totale, incapacità permanente di spostarsi senza aiuto o necessità di assistenza continua nelle attività quotidiane. Ora facciamo un piccolo calcolino, Piccolo calcolino, vediamo un attimo. Nel 2024 l'indennità di accompagnamento era, se non ricordo male, di circa 531 euro, 532 euro, insomma, giù di là, al mese. Quindi, se ora aggiungiamo anche il bonus anziani, si potrebbe addirittura arrivare a una cifra di circa 1.382 euro, 1.381 arrotondati al mese. Quindi, adesso sorge spontanea una domanda. Come fare domanda per ottenere questo bonus e quando scade? Allora, dal 2 di gennaio di quest'anno è possibile, come vi ho detto, richiedere il bonus anziani esclusivamente online, andando sul sito internet dell'INPS in una sezione che si chiama Decreto Anziani, Prestazione Universale, oppure, se non vi viene comodo andare su internet, potete andare a un patronato, CAF, commercialista, tributarista, insomma, chi vi segue la pratica fiscale. O provate comunque a chiamare il centralino telefonico dell'INPS, magari loro vi sanno indirizzare, ok? E il periodo di sperimentazione, non chiedetemi perché un periodo di sperimentazione va dal 1 di gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Io comunque prima della fine del 2026 ve lo ricorderò ancora e ancora, perché questi soldi non sono da perdere, ok? Non sono da perdere. E visto che si tratta di una cosa sperimentale, non sappiamo se rimarrà fissa oppure la toglieranno. Quindi a questo punto i soldi ci sono, andiamo a prenderceli, non lasciamoli là, perché come sapete, come vi dico sempre, una volta che tornano indietro allo Stato, non li vediamo mai più. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!